No, eravamo partiti con un po' di problemi perché il calcio italiano era stato investito da un brutto periodo, era uscita la storia di Calciopoli, quindi ci eravamo trovati in ritiro a Coverciano dove non si parlava del mondiale, ma si parlava solo ed esclusivamente di questa cosa, erano coinvolti un po' di giocatori perché giocavano in tante di queste squadre, quindi la cosa principale in quel momento era quella di fare chiarezza e di vedere quello che poteva succedere. E da lì siamo partiti perché ci siamo ricompattati, abbiamo pensato solo a giocare, a far gruppo, a pensare di fare bene il mondiale, anche perché avevamo fatto benissimo tutte le qualificazioni, tutte le amichevoli precedenti all'inizio del mondiale, quindi c'era grande fiducia all'interno di noi stessi, della squadra, sapevamo che potevamo fare un grande mondiale, però la prima cosa era mettere da parte tutte le voci che ci circondavano e pensare a far bene il nostro mondiale. Sì, sì, c'era grande tensione, c'era grande pressione, tanti giornali e giornalisti volevano che alcuni giocatori non facessero parte della squadra, li volevano lasciare a casa e quindi noi, come ho detto prima, ci siamo messi tutti insieme, abbiamo cercato di occuparci la testa solo del pensiero del mondiale, da lasciare a parte tutte queste cose che dicevano all'esterno della nostra squadra. Quindi c'era pressione, c'era grande tensione, però noi sapevamo che dovevamo giocare, dovevamo farlo bene anche per togliere tutte queste voci. Stavo bene, avevamo fatto un buon campionato con il Milan, abbiamo perso una semifinale di Champions con il Barcellona, però abbiamo fatto una bella stagione. Poi quando arrivi a giocare a un mondiale le energie tornano. Era il mio primo mondiale, quindi avevo una voglia incredibile di poterlo fare nei migliori modi, quindi ero pronto per questo. La squadra era composta da grandi giocatori, da giocatori che giocavano tutti la Champions League e la giocavano per vincere, quindi l'obiettivo comune era quello di poter portare l'Italia a raggiungere questo livello. Ma giochi una finale del mondiale che è il sogno di ogni giocatore, di ogni ragazzo che inizia a giocare a calcio, quindi nonostante un po' di stanchezza dovuta ai supplementari della partita precedente, avevamo solo in mente di vincere questa coppa. Non era facile perché affrontavamo una grandissima squadra come la Francia, che la davano anche quasi come favorita, però noi eravamo consapevoli della nostra forza ed eravamo tranquilli su quello che potevamo fare. Arrivi alla finale, normale che ci sia un po' più di tensione e magari qualche attenzione più su qualche particolare, però l'avevamo già fatto nelle semifinali e nelle partite precedenti. L'importante era recuperare le energie fisiche e mentali perché era la cosa fondamentale per arrivare lucidi alla partita. Sinceramente ero tranquillo perché fortunatamente il mio carattere mi porta a essere sempre in questo stato, a essere lucido, a pensare solo a quello che devo fare, però ti giochi una partita del mondiale, non l'hai mai fatta, una finale contro la Francia era una cosa che potevi pensare solo magari all'inizio di questo percorso. Poi tensione c'era, però l'ho vissuta tranquillamente. Non si possono spiegare perché sono difficili da raccontare, soprattutto anche il cammino verso gli inni nazionali dove passi vicino alla coppa, te la vedi lì davanti e speri di poterla alzare a fine partita, è un'emozione immensa e poi iniziano gli inni nazionali dove cominci a pensare a tutto, quello che è stato, ai tuoi genitori, alla tua famiglia, a tutto e lì veramente è una grande emozione. Sì, sì, poi inizia la partita e non c'è nient'altro a cui pensare, il resto è solo il contorno, la cosa più importante è la palla, i compagni e dover vincere la partita. Quello, quando fischia l'arbitro, il resto diventa tutto secondario. Sì, sì, no, dal campo si era visto che c'era stato questo contatto, però poi quando l'arbitro fischia, in quel caso non c'era ancora la VAR, quindi quando l'arbitro fischiava era quello e quindi
siamo andati lì sperando in un miracolo del portiere, però sapevamo che la partita era ancora lunga, avevamo ancora tutta la gara davanti per poter recuperare e poter andare ancora a vincere questa Coppa. Sì, sì, era un calcio d'angolo che provavamo con questi tipi di giocatori che erano molto bravi di testa, cercavano spesso di arrivare sul disco del rigore, sia Materazzi, sia Toni, c'era Cannavaro, quindi bravi saltatori, noi cercavamo di mettere questa palla sul disco del rigore e loro dovevano arrivare in corsa per impattarla, poi è stato bravo Materazzi ad andare in cielo e a metterla dentro. No, gli stati d'animo cambiano in base al risultato e al susseguirsi di episodi che succedono durante la gara. Magari quando eri sotto eri un po' più di tensione, mentre poi quando l'hai recuperata eri un po' più tranquillo e magari avevi anche più energie fresche per poter fare qualcosa di più. Però quando ti giochi una finale sai che non puoi sbagliare niente, sai che ogni episodio può essere decisivo, quindi rimani concentrato per tutto il resto. Quando arrivi ai rigori ti giochi un mondiale, c'è un po' tutto, c'è un po' di tensione, un po' di paura, voglia di vincere che va oltre tutte queste, però c'è anche soprattutto la tensione di dire una lotteria, quindi non è bravura qua, ma può essere veramente un piccolo episodio che può ballare da una parte all'altra e può far vincere una squadra o l'altra. Io sono stato il primo a tirare, che è stata una bella responsabilità perché tirare il primo rigore non è mai facile sotto la curva francese e quando poi sono riuscito a segnare mi sono tolto veramente un bel peso. Sì, sì, no, Lippi ha deciso i tiratori, ha deciso l'ordine dei calciatori, io ero il primo e quando sono andato poi ero tranquillo di poterlo tirare in quel modo, avevo già pensato di tirarlo centrale, pensando perché quando tiri i rigori, magari primi il portiere si butta da una parte all'altra, non è che riesce a star fermo, allora ho pensato di tirarlo centrale perché pensavo fosse la cosa più giusta da fare. Solitamente mette i migliori calciatori a tirare i primi per non andare magari incontro ad avere magari il quinto che magari non può neanche tirare, perché se sbagli prima il quinto non riesce neanche a tirare, quindi preferiva mettere i migliori a tirare i primi calci di rigore, a me ha scelto come primo. Lì c'è una bella tensione perché cammini da solo verso il nulla, perché c'hai in testa mille pensieri, vedi un sacco di gente dietro, c'è il portiere che sembra enorme in mezzo a una porta e poi arrivi a tirare questo rigore e se ti va bene, se non ti va bene diventa dura. Sì, sì, ma lo si fa spesso quando si finiscono gli allenamenti, ci si mette lì con i portieri a fare un po' di allenamenti sui rigori, ma l'abbiamo provati tanti anche durante il mondiale perché durante le partite a scontro diretto e nella fase finale era normale provarli i rigori perché in caso di pareggio si andava ai penalty e quindi tutte le sessioni di allenamento finale ci mettavamo lì a tirare. E più lo stato emotivo puoi star lì anche 3 giorni a tirare allenamenti, fai sempre gol e poi arriva la partita, arriva una finale ed è totalmente diverso. E in quei momenti veramente ero un po' annebbiato, non capivi bene la sequenza dei rigori, sapevi che eri in vantaggio, però non riuscivi a capire bene se era l'ultimo, il penultimo, se era veramente quello decisivo, quello di grosso per poter vincere, perché la tensione e la voglia di poter alzare quella coppa era talmente grande che ti annebbiava un po' i pensieri e ti toglieva lucidità. Che era una camminata infinita, lunghissima, sono stati secondi veramente interminabili e lì c'era veramente già quasi una mezza commozione perché non sapevi cosa potesse succedere, che era veramente un sogno che si poteva avverare, quindi non vedevamo l'ora di vedere la palla dentro la rete per poter risultare. Ma lo si vede dalle immagini, scatta qualcosa all'interno di tutti noi, veramente di incontenibile, non sai a quello che vai a fare, perché parti correndo nel nulla, perché
siamo partiti tutti, uno correva a destra, l'altro a sinistra, uno si è buttato in terra, quindi sono emozioni che sono difficili da raccontare. Ho avuto la fortuna di viverle e di questo veramente sono molto fiero. Realizzi che sei campione del mondo, hai raccolto il sogno che avevi da bambino, perché il sogno che hai da bambino è quello di giocare un mondiale, possibilmente di vincerlo. Io l'ho fatto alla mia prima apparizione al mondiale, quindi meglio di così non potevo chiedere. È la vittoria di tutti, la vittoria di tutta la nazione, perché lì non ci sono squadre che tengano, sono tutti tifosi dell'Italia, quindi sai che hai fatto contento un intero popolo, portato una felicità che mancava da tanti anni e quindi per tutti hai portato una grande gioia. Quindi quello per noi era anche una cosa importante, anche perché il calcio italiano, come ho detto prima, veniva da un brutto periodo e quindi portando questa vittoria e riportando la Coppa in Italia per noi era un grande motivo d'orgoglio. Ma è la vittoria più importante, la vittoria più importante per un giocatore, per un ragazzo che sogna di fare il calciatore, quindi rimarrà sempre la vittoria più importante.